Ciao a tutti homebrewers e appassionati! A distanza di un anno torno a parlarvi di una birra che forse ha rappresentato una delle sfide più ardue della scorsa stagione, per una serie di fattori tra cui il grado alcolico elevato, la complessità organolettica, la scelta e la gestione del lievito. Parlo della Quadruple che ho brassato nel dicembre 2024 e che allo stato attuale ha un anno di maturazione in bottiglia. Voglio vedere come e quanto è cambiata in questo lungo periodo e vi condivido anche le schede dei giudici che l'hanno esaminata poche settimane fa. Vi riassumo brevemente la cotta. Ho brassato una Quadruple da 1.095 di densità iniziale, 58 BC di colore e 31 IBU. Come grist 46% di malto Pilsner, 18% di Munich e 9% di frumenti in fiocchi come base. 4% di Cara Munich 1, 4% di Special B e 1% di Carafa 3 come malti speciali. Ammostamento multi-step con machine a 55 gradi, poi step per le beta a 63 e per le alfa a 72. Con il pH ho scelto di rimanere più alto a 5.5 per dare più profondità nella percezione dei malti. Bollitura di un'ora e luppolatura in amaro con Northern Brewer e in aroma con Styrian Goldings. OG a fine boil di 1.072. Come lievito ho scelto un ceppo belga, ma si dice che sia di discendenza britannica. È un ceppo infatti che non produce fenoli. È un ceppo oggi utilizzato dai monaci trappisti di Rochefort e si trova in commercio come il VLP 540 AB4 Ale della White Labs. Ho riattivato il lievito con un generoso starter. La fermentazione è partita a 19 gradi e mezzo per salire spontaneamente fino a 21. Al terzo giorno ho aggiunto il rimanente 18% del grist, che è lo zucchero cassonade scuro che ho sciolto in acqua e portato alla forma di sciroppo. Fermentazione proseguita a 23 gradi fino al 16° giorno e poi cold crush in preparazione all'imbottigliamento, che è avvenuto il 23° giorno. Priming e rifermentazione in bottiglia con 3.0 volumi di CO2 per litro, FG finale di 1.019. Se volete vedere nel dettaglio tutti i passaggi, vi rimando al video completo della cotta e vi lascio i link in descrizione. Al primo assaggio, fatto poco dopo la rifermentazione, avevo avuto buone percezioni generali per quanto riguarda l'aroma e il gusto. Tutto sommato intenso e ricco, con sentore di frutta appassita, frutta secca e cacao. Anche al mouthfeel la birra aveva dei punti positivi, buona scorrevolezza nonostante il corpo e il grado alcolico, ma c'era qualcosa che disturbava non poco la bevuta: gli alcoli superiori. Detti anche fuse alcohols, sono molecole prodotte dal lievito in condizioni di stress che può verificarsi quando si trova in un mosto molto denso o con pochi nutrienti o un quantitativo di cellule in partenza più basso del necessario. Quando il lievito deve moltiplicarsi tanto, produce proteine ed enzimi e i loro scarti finiscono per formare molecole di alcol con più di 2 atomi di carbonio, da qui il nome alcoli superiori. Questi alcoli contribuiscono a conferire aromi più complessi, ma se in eccesso in bocca causano quella sensazione di bruciore che arriva da subito e rimane anche nel finale con il retrogusto. In questo genere di birre sono dei fattori determinanti perché una birra ben fatta sotto tutti i punti di vista, che presenta però un eccessivo quantitativo di alcoli superiori, finisce per essere poco apprezzabile nel complesso. Con il lievito liquido è un problema anche più frequente perché non sappiamo mai le condizioni reali delle cellule di lievito e anche lo starter non è detto che ci porti a una crescita e a una vitalità ottimale per quella birra. Quindi lieviti liquidi e birre ad alto G aumentano il rischio di questi off flavors indesiderati. Un aspetto positivo sugli alcoli superiori è che tendono a degradarsi con la maturazione. Tramite reazioni di ossidazione si degradano infatti in aldeidi che si traducono poi in aromi fruttati. Quindi il carattere bruciante va svanendo e la birra acquisisce un carattere più legato e più amalgamato.
Questa reazione avviene naturalmente anche senza introdurre ossigeno nella birra, tramite composti già ossidati come le melanoidine, che troviamo in gran parte nei malti speciali. Questo processo però può richiedere molto tempo e non è prevedibile quanto, per ogni birra, potrebbero volerci 6 mesi o anche 1-2 anni. Ovviamente se dovesse richiedere un tempo eccessivo avremo anche d'altra parte un deterioramento di alcune caratteristiche positive della birra stessa, per cui una lunga maturazione non è sempre un buon rimedio per tutte le birre. Le temperature più alte velocizzano il processo, per questo motivo ho lasciato questa birra fuori dal frigorifero e l'ho riassaggiata saltuariamente a distanza di qualche mese. A 6 mesi non l'ho trovata ancora tanto cambiata. Ad 1 anno ho iniziato a notare dei miglioramenti. Ho mandato la birra all'ultima tappa del campionato siciliano organizzato da Trinacron Brewers, che era incentrato su birre ad alta gradazione e birre di Natale. Vi condivido le schede dei giudici che l'hanno esaminata. Aroma. Espressione maltata con note di caramello scuro, miele e frutta secca, prugna, di intensità media. Lieve luppolo terroso, non percepisco note speziate. Si avverte un leggero torrefatto con note iniziali di caffè che poi si riequilibrano verso il toffee. Lieve nota alcolica. L'aroma è delicato ma nel complesso con leggere note di malti scuri che ricordano cioccolato e frutta secca, note speziate di leggero pepato e vaniglia, leggero caffè dolce, leggera nota alcolica. Aspetto. Colore marrone carico con sfumature arramate, abbondante schiuma nocciola, fine e con ritenzione elevata. Colore marrone scuro con qualche riflesso mogano, ha un'importante velatura, buona la schiuma abbondante, cremosa, abbastanza persistente. Gusto. Corrispondente a quanto riportato in aroma, per quanto riguarda la base maltata ed il luppolo, nota terrosa forse non pienamente stile, in bocca emerge una piacevole nota vanigliata non rilevata al naso, buon equilibrio tra dolce e amaro, finale secco. Ottimo l'ingresso in bocca con note di cioccolato dolce e caramello scuro. L'amaro dà un buon equilibrio, note fenoliche pepate e di vaniglia. Bilanciamento equilibrato tendente al dolce, finale dolce. Nota alcolica ben evidente nel retrogusto, insieme alle note già descritte. Mouthfeel. Corpo pieno, carbonazione elevata, ok. No cremosità, lieve calore alcolico, no astringenza, complessivamente in stile. Ottimo il corpo così come la consistenza cremosa, carbonazione medio-alta ok, calore alcolico percepibile, leggera astringenza. Impressioni generali. Birra ricca e giustamente complessa, non presenta difetti tecnici evidenti dal punto di vista stilistico. Per una maggiore aderenza allo stile e piacevolezza potrebbe valutarsi un ribilanciamento delle note torrefatte e terrose, forse un po' troppo alte. Birra gradevole e molto ben fatta. L'aroma è molto delicato ma in bocca è una piacevole sorpresa. Ottimo mouthfeel nonostante una nota astringente che ci può stare con l'utilizzo abbondante di malti scuri. Anche la velatura non tipica dello stile non ostacola l'ottimo giudizio. Complimenti. La birra al concorso è andata meglio di come immaginassi. Con un punteggio di 38 su 50 è riuscita ad emergere tra le 37 birre presentate ed arrivare alla fase finale, dove poi si è classificata sesta assoluta. Ringrazio i giudici per le schede esaustive e ben compilate. Sull'argomento principale, gli alcoli superiori, questi sono stati segnalati ma non percepiti in maniera sgradevole. È stata descritta anche una piacevole nota vanigliata, questa penso che sia emersa lentamente con la maturazione.
È stato segnalato un carattere torrefatto un po' eccessivo, anche se mi sono contenuto molto con i malti torrefatti, con appena 1% di carafa 3, forse è risultato comunque eccessivo. In futuro sicuramente cercherei di ridurli ancora un po'. È stata segnalata anche una nota speziata terrosa di luppolo. Sto cercando di capire se questa possa essere dovuta alla gettata in aroma di Styrian Goldings, anche se parliamo di una dose contenuta, e a mio parere anche se fosse dovuta al luppolo, dopo un anno di maturazione è veramente difficile che rimanga qualcosa. Comunque in una birra complessa e con un grist molto ricco ci possono stare anche delle note non ben definibili. Anche il livello di amaro sulla carta di 31 IBU a mio parere va benissimo. Non si percepisce nessun amaro da luppolo in bocca, serve appena a bilanciare la base dolce che potrebbe risultare altrimenti stucchevole. Anche l'amaro percepibile con una lunga maturazione tende a calare notevolmente. Buono anche il corpo e la carbonazione. Non è cremosa come una Rochefort 10, ma si comporta bene. In definitiva ad oggi risulta una birra sicuramente promossa nel complesso. Conserverò delle bottiglie per lasciarle maturare un altro anno e rivalutarla quindi a 2 anni. Sono curioso di verificare se la birra continuerà una curva di miglioramento organolettico o se invece già si trova nel suo picco massimo e andrà poi invece a calare. A rifarla oggi farei dei piccoli cambiamenti sul grist cercando di semplificarlo ulteriormente e come dicevamo di ridurre un po' i malti torrefatti. Cercherei invece di aumentare ulteriormente il tasso di inoculo, magari facendo 2 step di starter, per cercare di portarmi quante più cellule vitali a inizio fermentazione. Sull'aggiunta di zucchero fatta in tumultuosa, che risulta comunque abbastanza consistente, penso di dividerla eventualmente in 2 fasi diverse, in modo da lasciare lavorare il lievito a piccole dosi e non aggiungendo tutta quella quantità di zucchero in un unico momento. Dividere lo zucchero in 2 parti e fare la gettata a distanza di 3-4 giorni potrebbe già essere una soluzione. Se avete anche voi consigli da darmi su questa birra o sullo stile in generale, fatelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e dei punti hype e se non l'avete ancora fatto e siete nuovi del canale vi invito a iscrivervi e attivare le notifiche. Vi ricordo inoltre che ho aperto una chat su Telegram dove parliamo di birra e di homebrewing in generale. L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti. Vi lascio il link in descrizione. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.